Ciao amici, ben ritrovati. Oggi parliamo di un blocco, il Bristol Sketchpad di SMLT Art. Vi ho già parlato di questa azienda che ho conosciuto grazie ad un amico e poi insomma mi sono deciso un po' ad esplorare. Avevo provato il blocco, quello per la calligrafia, lo Start Pad che vi ho già presentato in un precedente video, ed oggi provo questo Bristol, a parte insomma questo richiamo esplicito alla fotografia con una bellissima biottica Rolleiflex nella copertina, e quindi mi è già simpatico per questo motivo. Vi parlo di un blocco spiralato in formato A5. Il blocco innanzitutto ha una spirale generosa, come avete visto, e molto efficace, quindi non ci si impiccia nel girare la copertina, che è una copertina abbastanza rigida. Si gira agevolmente e la vita a bordo è tranquilla e scorre serena. Il fondo è un cartoncino di alta grammatura, è veramente un buon appoggio anche quando siamo ad appuntare, che so, sulla gamba, perché ha uno spessore elevato. Insomma, è un pad fatto bene, il materiale è di qualità. Però ovviamente ci interessa la parte dove si scrive, e su questa adesso ne parliamo. Lasciatemi dire ancora una cosa alla quale sapete che sono molto attento, e cioè lo strappo. Siccome è spiralato ma è tratteggiato, devo riconoscere che si strappa molto bene, il foglio non viene strapazzato, non viene cincischiato prima dello strappo, la perforatura, che è quella che ci consente di staccarlo dall'asola che rimane invece incollata alla spirale, è ben fatta. Ok, quindi promosso, per fortuna sapete che ci tengo. Della scrittura c'è poco da dire. Vi do qualche riferimento giusto per inquadrare di cosa stiamo parlando. Il foglio è un foglio da 185 grammi, quindi è una grammatura generosa, molto più elevata rispetto a quello che ci sarebbe sufficiente o bastante, perché con 70-80 grammi, ma i 100 classici, che sono un po' forse il limite di quello che normalmente si trova dedicato alla penna stilografica, vanno più che bene. Qui ce ne sono ben 185, quasi il doppio. È una carta acid free dedicata Sketchpad, quindi allo schizzo. Best for pencil, ci dice, ottima per le matite, per le penne, per ink, per l'inchiostro, per i markers. Very smooth and white. Sì, è vero, very smooth, certamente, anche se ho incontrato carte un po' più morbide, dico la verità, ma sul bianco, sì, il bianco è veramente un punto di bianco, direi quasi neutro, quasi freddo, oserei dire, quindi va molto bene, ed è una fibra compatta. La sensazione appoggiando il pennino è quella di avere a che fare con una fibra compatta, proprio la grammatura sapete che comporta questo, e suggerisco casomai di, se vogliamo dedicarci alla scrittura quella doc, di staccare preventivamente il foglio e appoggiarlo magari su una risma che ci accordi un pochettino più di morbidezza. Insomma, il blocco è bello rigido, soprattutto quando poi andiamo ad esaurire i fogli e ci avviciniamo al cartoncino, alla sponda posteriore. Lì veramente si percepisce questa cosa. Non significa che non permetta di scrivere bene, ma va un pochettino gestita se siete dei perfezionisti, un po' come il sottoscritto. La finitura bianca, un bianco lucido, un bianco brillante, diciamo, che ovviamente esalta il contrasto e quindi esalta il colore, molto apprezzata, vi dico la verità. Con gli inchiostri l'ho provato con il Noodler, il Sunset Apache, con questo color giada, con il verde spento anche, ma con tanti blu, con i rossi. Ogni colore effettivamente si esprime bene, il contrasto c'è, lo valorizza, la brillantezza c'è, mi è piaciuta molto. Ovviamente mi è piaciuto tanto con il nero, l'ho provato soprattutto con il pennino della Montblanc 146 calligrafi che ho sotto mano grazie ad un amico in questo periodo, e mi toccherà restituire anche quella, mi dispiace, perché è proprio una bella penna, e con l'inchiostro nero si è trovata benissimo con questo cartoncino.
Un cartoncino che ho provato anche con i pennini ad intinzione e quindi con gli inchiostri ferrogallici, ed è veramente una bella esperienza. Mi piace come viene steso il colore o comunque l'inchiostro in generale, perché viene assorbito in maniera precisa con un bordo netto da questa carta. Ed un'altra cosa che apprezzo di questa carta è che si scrive tanto bene sul lato A quanto sul lato B, e cioè i fogli si possono sfruttare su entrambi i lati, e visto che sono 30 diventano 60. Bene, perché sapete che certe carte invece non sono sfruttabili da entrambi i lati. Il mio parere personale è che renda molto bene, soprattutto con pennini un pochettino più generosi, con gli stab, con i corsivi, con anche quelli calligrafici un pochettino larghi, perché comunque il pennino fine, essendo una carta compatta e patinata, se è troppo arrotondato, proprio come finitura superficiale, tenderebbe un po' a scappare. Infine anche una considerazione sul flusso, che nonostante sia così compatta riesce ad attivare velocemente il flusso. Mi è capitato di rado che qualche penna, magari un po' troppo serrata sui rebbi, abbia faticato proprio l'innesco. Ancora una volta, quindi, una carta fatta bene. Non vi nascondo che se fosse una carta da 130-135 grammi, secondo me mi farebbe ancora più felice, e probabilmente tutti noi scrittori, perché comunque 185 grammi sono una bella consistenza. Una volta che stacchiamo il foglio diventa quasi una cartolina che possiamo spedire in una busta, sperando che non si stropicci troppo, perché il foglio resta bello dritto, non si piega, non si stropiccia. Quindi bella la resa, l'ho provata con gli inchiostri, ma l'ho affidata anche a Stefania per vedere come se la cava invece con qualche tecnica mista, visto che il blocco nasce proprio con uno spettro abbastanza ampio di utilizzo, quindi diciamo per le belle arti, dove in maniera un pochettino così a metà strada troviamo anche la dicitura ink, inchiostro, poi inchiostro molto generico se vogliamo. E anche devo dire che il suo parere mi dice: mi sono trovata molto bene, molto bella la resa, e credo lo possiate vedere anche da queste immagini. Sì, è molto bella perché il bianco resta un bianco neutro, una finitura che, a dispetto di questa compattezza, di questa patinatura superficiale, assorbe molto bene l'inchiostro, lo digerisce, lo distribuisce bene, non crea fastidiosi accumuli che poi, sapete, per noi si traducono in spiumaggi o in variazioni di copertura che eccedono quella che è la piacevolezza della sfumatura. Insomma, veramente molto bene, un blocco che mi è piaciuto. Vi lascio alle immagini, vi lascio anche il link del produttore per sapere eventualmente dove andarli ad acquistare. Ciao a tutti amici e alla prossima!